Ciao a tutti cari amici, buonasera e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con la canalizzazione del pensiero. Allora, come potete vedere ho già preparato questi due simbolini, il primo che mi rimanderà alla prima variante e il secondo che naturalmente sarà la seconda variante. Io vi ricordo che questi sono interattivi, quindi per chi fosse la prima volta che vede questo tipo di video sono stese generali, quindi non possono in alcun modo sostituire un consulto privato. Siete tanti, sono tante le situazioni, capite naturalmente che il canale ha più di 4.000 iscritti e per questo vi ringrazio tantissimo perché siete sempre molto presenti, affettuosi nei miei confronti e questo mi fa un estremo piacere, però naturalmente sappiate che essendo interattivi potrete sentire risuonare la stesa per alcuni completamente, per altri in parte, oppure potrete semplicemente sentire qualche piccola parola, qualche diciamo situazione che richiama la vostra, situazione che magari vi deve aiutare a risvegliare qualcosa oppure farvi capire determinati schemi. Allora, ricordo anche che sono validi per tutti i tipi di coppie, quindi donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne e coppie arcobaleno. E inoltre sono validi dal momento in cui vengono visti, quindi se approdate nel canale tra 10 e 15 anni la stesa è comunque valida perché in quel momento in cui sentite l'istinto di scegliere un determinato video evidentemente contiene al suo interno un messaggio che vi deve servire a qualcosa. Allora, io parto con la variante 1, vi ricordo che per chi non ha fatto in tempo a scegliere può stoppare il video, andiamo ad utilizzare i nostri oracoli e vediamo che cosa ci dice la persona del vostro cuore questa sera. Prendiamo le nostre 5 carte, no. Ok. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicono qui le carte. Allora, innanzitutto direi che questa persona fa un po' fatica a gestire il rapporto che ha con voi, sembra che vi veda estremamente determinate, delle donne o degli uomini molto, con un carattere molto forte e quindi questa persona diciamo che è costretta un po' a puntare i piedi rispetto a delle sue convinzioni. Qua comunque c'è una determinazione nell'andare avanti con questa relazione, con questo rapporto. Allora, io vedo qui che questa persona probabilmente o vi ha allontanate oppure avete voi allontanato questa persona, fatto sta che c'è un pensiero molto intenso da parte di quest'uomo, di questa donna, riguardante il dover proteggere qualcosa. Allora, qui dipende un po' dalla vostra situazione. Se parliamo di proteggere se stesso o di proteggere voi da delle terze persone che stanno infastidendo il rapporto o anche l'amore stesso. Fatto sta che qui abbiamo anche la carta che mi parla di inimicizia, quindi c'è un nemico, c'è qualcuno che si intromette nella vostra relazione, che crea dissidi, problemi. Potrebbe essere anche da parte vostra, non è detto che sia da parte di questa persona perché parliamo di pensieri, quindi può riguardare appunto entrambi. Comunque questa persona è concentrata nel proteggere il rapporto, voi o anche se stesso da degli attacchi esterni e vedo che ha intenzione di agire con saggezza rispetto a questa situazione, cioè sta cercando di riflettere e di intraprendere la strada più opportuna per risolvere determinate questioni. Quindi qui abbiamo comunque una persona che ha dell'esperienza, un uomo che, o una donna che sanno cosa fare, che ponderano bene le mosse. Vedo che c'è tristezza per questa situazione, senso di perdita, è una condizione che crea molta sofferenza anche direi, perché questa persona comunque ha dei sentimenti molto forti nei vostri confronti.
Però qui mi dà l'idea, un po' da come sono uscite le carte, che se siete impegnati con questa persona, c'è qualcuno che sta disturbando il rapporto, potreste essere anche uno di voi due che crea dissidi all'interno del rapporto, e quindi questa persona è costretta un po' a proteggersi, quindi si ritira, però gli causa tristezza questa situazione, perché comunque c'è del sentimento. Se invece questa persona è impegnata con un'altra donna, con un altro uomo, ehm, sappiate che le cose non sono proprio rose e fiori, nel senso che appunto qui c'è qualcuno che si intromette, che mette bocca, che non consente a questo rapporto di volare, e quindi c'è comunque questo ritirarsi. Potreste appunto vedere questa persona un po' fredda o distante da voi, proprio perché c'è della tristezza nei confronti di questo amore, di questo sentimento che si vorrebbe probabilmente vivere con serenità e tranquillità. Naturalmente ditemi nei commenti perché siete tanti, quindi io do un attimo una spolverata, andiamo un po' a vedere a livello generale che cosa c'è, però poi le vostre situazioni sono tante e giustamente potrete sentirlo risuonare tutto o in parte. Io vi ricordo come sempre che se volete poi un approfondimento mi potete contattare via mail oppure via WhatsApp al 371 636 0228, e trovate il numero e anche la mail sotto in descrizione. Potete semplicemente contattarmi, mi raccomando mandatemi messaggi scritti, non vocali, e io poi vi invio tutte le possibili opportunità che ci sono, i vari servizi e quant'altro. Andiamo avanti con la stesa, andiamo a vedere che cosa ci dicono i nostri oracoli del vorrei dirti che per la variante numero 1. Qua dice: ti mangerei, voglio un bambino con te, c'è una terza persona che disturba il rapporto. Guardate come le carte sono sincrone. Sei solo amicizia per me, voglio stringerti tra le mie braccia, e qui abbiamo ho paura di soffrire nuovamente. Allora qui è molto accentuato il discorso che facevo prima sulla presenza della terza persona che disturba il rapporto. Quest'uomo, questa donna comunque vi desiderano, vi vogliono, qua dice ti mangerei, quindi c'è una forte attrazione fisica anche. Voglio stringerti tra le mie braccia, quindi una persona che sente la vostra mancanza, vorrebbe avervi vicino. Per altri c'è proprio voglio un bambino con te, quindi è una persona che vi vuole proprio in tutti i sensi, anche per costruire la costruzione di una famiglia. State attenti per chi ha delle difficoltà sempre con questa persona, perché volete magari avere una relazione, ma quest'uomo non lo vedete presente con voi. Fate attenzione perché potrebbe appunto aver alzato delle difese perché non è innamorato di voi, cioè questa persona vuole l'amore, lo desidera, è triste probabilmente anche perché sa che voi siete innamorate di questa persona, però qua per alcuni di voi c'è un po' un amore non corrisposto da parte di quest'uomo, tant'è che appunto c'è questo proteggersi o d'utilizzare, cerca di utilizzare la saggezza che ha per non, per trovare un modo, ok? Per risolvere questa vostra situazione di innamoramento nei suoi confronti. Quindi fatemi un po' sapere. Allora andiamo a vedere i nostri due messaggi motivazionali per la variante 1. Vediamo un po' cosa emerge qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché vi ricordo che prossimamente ci saranno delle dirette, possono partecipare solo gli iscritti, quindi ho visto in analitica che la maggior parte di voi guardano ma non si iscrivono. Fatelo perché è totalmente gratuito e non perdete assolutamente nulla, anzi. Allora, vediamo cosa dice qua. Seguo la mia saggezza interiore. Sono in pace con il mio essere, mi amo e confido di prendere decisioni giuste. Quindi qui se avete qualche dubbio sulla decisione da prendere nei confronti di questa persona, ma nella vita in generale, le carte vi dicono di fare la mossa giusta per voi,
ok? Amo essere me, sono a mio agio quando mi sveglio al mattino, sono felice di trascorrere un altro giorno con me stesso. Quindi qui amatevi, rispettatevi e fate quello che desiderate davvero nella vita, quindi sentitevi libere di esprimere quello che siete. Vediamo un consiglio per voi. Qui le carte vi stanno dicendo di cercare l'armonia con voi stesse e soprattutto di trovare un equilibrio tra la mente e il vostro cuore, perché probabilmente qui non siete molto sicure, cioè state facendo delle scelte con la testa che vanno contro quello che desidererebbe il cuore o viceversa. Quindi fatemi un po' sapere. Andiamo a vedere i segni zodiacali per la variante 1. Vediamo cosa abbiamo qui. Allora, l'Acquario, il Capricorno, il segno del Cancro, Vergine, ultimo segno, e Gemelli. Quindi variante 1, io vi ringrazio per aver seguito, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico, di post in community. Venite a seguirmi anche su TikTok, Instagram, Facebook, mi trovate su tutti i social network. Io vi mando un abbraccio e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti! Allora, vado a raccogliere le nostre carte e passo subito alla variante numero 2. Allora, per coloro che hanno scelto la variante 2, eccoci qua, mettiamo il simbolino qui e vado subito a fare la nostra stesa. Mescolo un po' i nostri oracoli e poi prendiamo le nostre 5 carte. Ok, giriamo. Allora, qui le carte subito mi spostano, diciamo, l'attenzione su una trasformazione, un cambiamento che c'è tra voi e questa persona, un cambiamento che probabilmente ci ha messo un po' per essere messo in pratica. Questo perché sembra una situazione estremamente complicata, aggrovigliata, difficile da trovare il capo della matassa, cioè c'è un groviglio e cambiare, fare questa trasformazione è molto difficile. Qui abbiamo una situazione stabile, statica, che questa persona vuol chiudere o ha già chiuso, probabilmente con voi. Qui abbiamo l'inverno, quindi durante l'inverno tutto diciamo va a morire, quindi è un po' il tramonto della natura. Ecco qua le carte mi portano proprio l'attenzione su questo, quindi una situazione che è ferma e che ha bisogno di un cambiamento, di una fine in questo caso. Quindi potrebbe essere un rapporto stabile che sta finendo, una persona che quindi vuole chiudere una relazione importante, ma potrebbe essere invece anche una situazione di cambio in senso positivo per voi che guardate, nel senso magari avete un rapporto che finora non ha avuto alcun tipo di evoluzione, adesso c'è questa trasformazione. Vedo che ci sarà probabilmente per qualcuno in autunno qualcosa di significativo, oppure c'è già stato e questa persona ci sta pensando. Abbiamo comunque un uomo o una donna che non sono proprio limpidi, sinceri con voi riguardo a determinate situazioni. Sappiate che questa persona ha una ferita molto profonda nel cuore. Io al momento vedo tra di voi probabilmente per la maggior parte rotture, litigi e quant'altro, quindi una trasformazione che comunque è dolorosa,
Potrebbe essere che questa carta dell'autunno riguardi o l'autunno scorso, quindi quello che è già passato, è stato magari la goccia che ha fatto traboccare il vaso, non so, è successo qualcosa di particolare che ha portato questa persona a prendere delle decisioni o ha incrinato il credo di questa persona riguardante la vostra situazione. Quindi qualcosa si è rotto, può esserci stato un litigio o semplicemente è proprio la consapevolezza di questa persona che ha avuto il culmine, quindi ha proprio capito in quel momento che non c'era più nulla, che bisognava chiudere. Quindi questo è un po' quello che emerge dalle carte. Vediamo con gli oracoli del vorrei dirti che, però se ci danno alcuni spunti di riflessione, magari ci sono altre situazioni. Allora, devo chiudere il nostro rapporto, cioè ragazzi, vediamo che altro ci dice la variante 2. Mi hai deluso, ti ho tradita, mi dispiace, e qua dice ti penso continuamente, ho paura di quello che sento. Allora, qui probabilmente per alcuni di voi c'è già o una relazione stabile, questa persona vuole chiudere, qua c'è stato un tradimento, oppure siete voi a voler chiudere questo rapporto perché appunto questa persona qua risulta non essere proprio sincera e chiara, limpida con voi. Qua il tradimento potrebbe essere un tradimento fisico, quindi effettivamente c'è una terza persona in mezzo al rapporto, oppure parliamo di un tradimento di altro tipo, quindi di fiducia, di aspettative e quant'altro. Questa persona comunque è dispiaciuta a prescindere vi pensa. Qui potrebbe essersi un rapporto chiuso, con un rapporto stabile chiuso, oppure potrebbe essere una persona che ha già un rapporto, però teme dei cambiamenti e quindi questa staticità gli crea delle difficoltà, quindi è una persona che magari vuole chiudere un rapporto ufficiale per andare verso un'altra persona, visto che c'è la carta del tradimento, però in linea di massima direi che qui c'è una trasformazione, questa diciamo è proprio la parola chiave. Andiamo a vedere un messaggio motivazionale per voi della variante 2, questa è uscita, la prendiamo. Allora, seguo la mia saggezza interiore, sono in pace con il mio essere, mi amo e confido di prendere decisioni giuste. Quindi qui parliamo di decisioni da prendere, giuste per voi stesse, giuste che non vi fanno soffrire, che vi riportano autostima, che vi fanno ricordare che voi meritate tutto quello che volete dalla vita. Quindi prendete le vostre decisioni, ok? Sono aperto e ricettivo, credo in me stesso, pronuncio affermazioni che riflettono ciò che merito davvero. Qui le carte vi stanno invitando ad accrescere la vostra autostima, quindi a prendere delle decisioni perché vi fanno bene e non perché fanno bene ad altre persone. Vediamo il consiglio per la variante 2. Io vi ricordo come sempre che se volete un approfondimento mi potete contattare via WhatsApp al 371 636 0228. Basta che mi mandiate un messaggino scritto e io vi mando tutte le possibilità per fare un consulto con me. Allora, la carta del controllo, cos'è che vi sta consigliando la stesa? Beh, di mantenere il controllo delle vostre emozioni, quindi non fate mosse avventate, non perdete il controllo anche a livello emotivo, cioè non sfuriate, gelosie, controllatevi. Questo è quello che vi dicono le carte, il consiglio. Vediamo i segni zodiacali che riguardano la stesa. Io vi ricordo che naturalmente i segni sono dettagli in più, ma non è detto che ci siano. Lo Scorpione, il segno del Leone, la Vergine, Toro
e abbiamo il segno dell'Ariete. Va bene, variante 2, io vi ringrazio per aver seguito, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e con questo io vi saluto, vi auguro una buona notte e vi aspetto domani alle ore 22 con una nuova canalizzazione. Ciao a tutti e buonanotte.